Signore e signori, sto guidando una delle station wagon più potenti del mondo, l'Audi RS6 C8, in produzione dal 2019. Monta il 4000 V8 biturbo micro ibrido da 600 cavalli e 800 Nm di coppia. 0 a 100 in 3 secondi e 6 con una top speed autolimitata a 250 km/h, incrementabile attraverso il pacchetto Dynamic a 280 e il Dynamic Plus, come nel caso di quella che sto guidando, a 305 km/h. I consumi dichiarati sono da sportiva con 8,6 km/l nel misto e 5,3 km/l quando si pesta forte sul gas, con un peso medio verificato di ben 2300 kg. Praticamente è una nave da guerra con le ruote. Il propulsore ereditato dalle serie precedenti guadagna 40 cavalli e diventa mild hybrid, grazie ad un alternatore reversibile in grado di aiutare i bassi regimi e ad un generatore che recupera l'energia in frenata, funge da motorino di avviamento e spinge autonomamente la vettura in manovra. Questa soluzione politically correct esenta la belva di Ingolstadt dal pagamento del bollo per i primi 3 anni solo in alcune regioni d'Italia e non ostacola le prestazioni spaventose che offre. Può girare a 4 cilindri nella guida rilassata, mentre tira fuori i muscoli in modalità RS1 ed RS2 preimpostabili tramite infotainment per avere ogni parametro meccanico al massimo della cattiveria. Sotto i 2000 giri c'è un discreto turbo lag, ma da qui fino ai 4500 giri il valore di coppia rimane costante. 800 N sono davvero un'enormità. Considerando la costanza nella spinta, se porti a fare un giro qualcuno di poco abituato a potenze discrete, lo porti praticamente dentro ad un incubo. È puro terrore un'accelerazione del genere. Il cambio abbinato è l'automatico sequenziale Tiptronic con convertitore di coppia a 8 rapporti. Preciso e robusto visti i valori di coppia. La trazione è l'integrale 4 permanente con differenziale centrale sportivo gestito elettronicamente per spostare la coppia sia tra gli assi da un massimo di 70 all'anteriore fino a un massimo di 85 al posteriore, sia tra le ruote dello stesso asse, col fine di far spingere al massimo questa station wagon senza perdita di aderenze su qualsiasi fondo stradale. Raramente mi sono sentito più al sicuro in un'auto del genere. La prima A6, marchiata Ren Sport, la C5, nacque nel 2002 in versione sia berlina che Avant. Spinta da un 4002 V8, garantiva 450 cavalli. Esteticamente non era tutto sto granché, però spianò la strada alla più spregiudicata di tutte, la C6. Disponeva di un 5000 V10 rivisto nella cilindrata ma derivato dalle Lamborghini Gallardo, capace di 580 cavalli ed uno 0 a 100 in 4 secondi e 4. Ne fece l'Audi stradale più potente di sempre. Le vendite la resero immortale, successo simile raggiunto dalla successiva C7. La terza serie, come già detto, era equipaggiata con il 4000 V8 che troviamo oggi sulla C8. Potenza ferma a 560 cavalli, prestazioni da supercar, vendite record, davvero se ne vedevano ovunque, e fu la prima disponibile solamente in versione station wagon. Arriviamo alla C8, non plus ultra sotto ogni punto di vista. Dalla potenza alla progettazione. Della normale A6 rimangono solo le portiere anteriori, il tetto e il bagagliaio, tutto il resto è fatto ad hoc. È equipaggiata con l'assetto sportivo ed il Dynamic Ride Control, con molle in acciaio ed ammortizzatori regolabili su 3 diverse tarature, garantendo un indice di rigidità superiore del 50% rispetto alle serie precedenti. Audi ha lavorato di fino anche sullo sterzo, installando l'integrale dinamico. Utilizza un riduttore harmonic drive sull'asse anteriore ed un sistema a vite e tiranti trasversali sull'asse posteriore. Così facendo raggiunge angoli di sterzata indipendenti tra avantreno e retrotreno. Alle basse andature le ruote posteriori sterzano in controfase fino a 5 gradi, mentre ad andature medio-alte sterzano fino a 2 gradi nella stessa direzione delle ruote anteriori. Soluzione decisamente utile vista la potenza disponibile e la reattività ad ogni andatura. Il look
look è inconfondibile, aggressivo e muscoloso ai massimi livelli. L'enorme griglia esagonale single frame occupa la maggior parte del frontale, con grandi prese d'aria laterali, lip inferiore e nuovi gruppi ottici LED Matrix RS con luce laser. Vista lateralmente è innegabile che la mole non sia delle più snelle, tuttavia grazie al design proteso verso l'anteriore e di montanti a sviluppo verticale ridotto riesce ad essere affusolata e sportiva. I passaruota allargati e le minigonne affilate completano il quadro, portandoci al larghissimo posteriore, con spoiler al tetto, gruppi ottici fedeli agli anteriori e l'enorme estrattore che ingloba i due terminali di scarico ovali dello scarico sportivo, segni distintivi delle RS. Bellissimi anche i cerchi da 22 pollici gommati 285-30 che incorniciano il gigantesco impianto frenante con dischi carboceramici da 440 mm all'anteriore e da 370 mm al posteriore. Spostandoci all'interno dell'abitacolo troviamo spazio, qualità e tecnologia a non finire. Bellissimi sedili anteriori sportivi RS con sedute in pelle e valcona a dir poco splendide che offrono grande libertà di movimento anche per chi siede dietro. Plancia e comandi con finiture in alluminio offrono un design futurista e minimal grazie al virtual cockpit e agli schermi posti nel tunnel, impostazione già viste sulla Q8. Personalmente è uno degli ambienti che preferisco. Audi continua ad essere un riferimento nonostante i passi fatti avanti da Mercedes e anche da Alfa Romeo. Il biscione non va sottovalutato. Come carica la potenza sta macchina, signori miei. Con un prezzo a partire da poco meno di 130.000 euro, l'Audi RS6 C8 è il lupo travestito da agnello. Nascosta sotto la carrozzeria da pesante familiare c'è una supercar che non vede l'ora di uscire allo scoperto per fare a pezzi le sportive più disparate, considerando che su alcuni tracciati ha beccato solo mezzo secondo dalla Giulia Quadrifoglio. Aggiungendoli il pacchetto Dynamic o Dynamic Plus per avere i carboceramici, il limitatore sbloccato, i cerchi da 22 e altre diavolerie, si superano facilmente i 173.000 euro. Cifra spaventosamente elevata. In pratica, quella in prova oggi è il valore degli optional pari al costo di una Q3 ben allestita. Però, dai, è una station wagon che ti sfonda il muro dei 300 all'ora. Come si fa a non volerle bene? L'Audi RS6 C8 è una di quelle vetture che bisogna provare una volta nella vita. Non è leggera ed è lunga 5 metri. Ha un botto di potenza, gode di tutta la precisione tedesca possibile, costa una fucilata, mantenimento compreso, ma lei sembra non curarsene e non si piega alle leggi della fisica per andare sempre fortissimo. Se la si spreme fa emergere quei limiti quali il sottosterzo o il differenziale che fatica un po' a compensare, tuttavia difficilmente la si acquista per un uso su pista ed un assetto più rigido sarebbe comunque fastidioso, quindi alla fine tutto sommato è perfetta così. Se avete messo su famiglia oppure dovete fare una rapina e potete spenderci l'equivalente di una casa, è assolutamente l'auto da mettere in garage.